Sono Giuseppe Volpe, sono un ingegnere delle telecomunicazioni e in questo contesto ci stiamo occupando di come le tecnologie emergenti possono aiutare ed alimentare quelle che sono, diciamo, il data lake in ambito turistico. Le tecnologie emergenti, quindi l'ingegneria che dovrà poi, diciamo, essere organizzata per alimentare questi dati, rappresenta diciamo, il nuovo scenario e i nuovi metodi di raccogliere i dati. Questo è possibile fare proprio diciamo, con quello che è il nuovo cappello diciamo, delle tecnologie, che è l'Internet of Things, cioè noi ci attendiamo che ogni oggetto, ogni dispositivo, ogni sensore possa avere una propria capacità di collegarsi e quindi dopo diciamo, aver internet, aver connesso le persone, ecco che anche i sensori vengono a inserirsi in questo contesto. Come questo avviene? Avviene appunto dotando ogni dispositivo di connettività che diciamo sono emergenti, quindi parliamo di 5G, Narrowband IoT, piuttosto che LoRa o altri diciamo, sistemi che sono capaci di raccogliere dati in modo diciamo, più efficiente dal punto di vista energetico e più diciamo, gestibile e manutenibile da chi lo utilizzerà, che quindi dovrà anche realizzare un avvicinamento tra la tecnologia e l'utente. Nello scenario noi abbiamo portato anche degli esempi che sono dei casi d'uso, che sono per esempio avere o comunque determinare se per esempio c'è un flusso di turisti all'interno di un percorso naturalistico, piuttosto che in altri scenari, in altre location, che possono quindi organizzare più velocemente e in tempo reale quello che è diciamo, la macchina amministrativa e chiaramente anche con ricadute per gli operatori turistici che possono sapere come questi flussi si spostano. Questi sono alcuni esempi per poter poi entrare nel paradigma diciamo, dell'IoT in modo più profondo fino a declinarsi sulla domotica, dove vi sono alcuni scenari dove diciamo, nel nostro caso presenteremo anche dei sistemi per l'efficientamento energetico e quindi vedremo come i sensori e gli attuatori che normalmente operano diciamo, per il risparmio, in realtà lo fanno proprio diciamo, inserendosi in un contesto di connettività. In questo modo è possibile anche quindi efficientare diciamo, per esempio per gli ospiti o per le infrastrutture, l'infrastruttura stessa, efficientarla dal punto di vista energetico, ma al contempo raccogliere quei dati che servono ad aumentare la consapevolezza dei flussi e del turismo presente all'interno diciamo, delle strutture o nelle immediate vicinanze. Un esempio lo faremo anche riportando questa sensoristica proprio nel lab di San Rocco, dove analizzeremo il flusso dei visitatori sulla strada, che quindi ci darà, come vedrete, diciamo, un'indicazione tangibile, concreta in tempo reale di quello che un sensore può comunicare o all'utente finale o a un altro sensore per prendere altre decisioni.